Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like e soprattutto commentate più che potete questo video. Di cosa parliamo questa volta? Ottocast mi ha inviato questo prodotto qui, che è un prodotto molto particolare, non è il classico Android o adattatore Android per vedere lo schermo direttamente qui nel nostro display della nostra auto, in questo caso sono nella mia Renault Twingo, ma posso fare il mirroring direttamente nel mio schermo. Quindi tutte le applicazioni che abbiamo dentro il nostro smartphone, l'applicazione può essere YouTube, Netflix, eccetera, oppure può essere la nostra applicazione di musica, la nostra applicazione per controllare la domotica di casa, tutto quello che serve, fatelo sempre in sicurezza, perché soprattutto se guardate i video, fermatevi e guardate il video, state aspettando per ricaricare l'auto elettrica, guardatevi il video su YouTube di Espertone, e poi se volete usare qualsiasi altra applicazione, usatela sempre in sicurezza, sempre con l'auto ferma. Quindi senza toccare il mio dispositivo, dallo schermo direttamente posso andarlo a fare. Da dire una cosa, da precisare una cosa, adesso io qua vi lascerò la lista dei telefoni compatibili al momento, perché non sono tutti compatibili, perché devono essere predisposti con il DP. Che cos'è il DP? È la porta USB-C col DisplayPort, in modo da poter fare il mirroring del display direttamente nel nostro display della nostra auto. Quali sono? Sono tutti i Samsung dall'S10 in su, fino adesso S25 eccetera, sono gli iPhone dal 15 in su e tutti, quella lista che vi ho messo qua, che vedete, sono tutti quelli là al momento. Non possiamo andare più indietro perché devono essere predisposti per il DisplayPort e l'auto deve essere predisposta per il CarPlay, altrimenti non funziona, quindi c'è una combinazione di cose da fare. Se dovete usarlo come adattatore Android Auto, non funziona, cioè funziona solamente per CarPlay wireless, quindi mi fa da adattatore, ma per quanto riguarda il nostro dispositivo non funziona con Android Auto. Bene, se dovete usarlo per Android, prendetelo solo se avete questi cellulari che vi ho elencato. Bene, questa è la confezione che arriva, eccoci qua, adesso io ve la apro, vi faccio vedere. Vi dico che avevo già provato a farlo con il mio cellulare, solo che non funzionava. Io ho un Honor 200 e non funzionava, quindi adesso ho chiesto l'aiuto ad un vicino se mi può dare il suo Samsung S23 per provarlo, per vedere e dimostrarvi come funziona. Quindi prima di acquistarlo, attenzione, controllate di avere quel cellulare lì. All'interno della confezione troviamo le nostre istruzioni per l'uso, che non sono in italiano, però qui dietro abbiamo un codice QR per scaricare giù la lingua che vogliamo, eccole qua. Poi abbiamo questo ringraziamento di essere entrati con Ottocast e poi abbiamo il nostro dispositivo, che è questo qua. Assieme ci viene dato anche un adattatore da USB-C a USB. Perché? Perché il cavo è USB, ma le auto di adesso quasi tutte hanno l'USB-C, quindi noi andiamo a mettere l'adattatore per mettere sulla nostra presa l'USB-C. Ho l'USB normalissimo, io in questo caso ho una Renault Twingo elettrica e ha l'USB, vado a collegarlo direttamente con questo. Quindi adesso vi faccio vedere come lo configuriamo e vi faccio vedere che appunto con un Samsung S23 funziona tutto. Eccoci qua, pronti per collegarlo, quindi adesso io vado a mettere la presa USB direttamente qua nella nostra presa, lui si alimenta, vedete che è blu che lampeggia e dovrebbe avviarsi. Adesso aspettiamo un attimino. Vedete, si è avviato tutto, c'è CarPlay ed è wireless in questo caso qua, quindi se avete un iPhone che ha il sistema CarPlay potete farlo tranquillamente, non si può fare con Android. Io torno a ripeterlo perché sembra scontato, ma non si può fare con Android. Abbiamo gli iOS Mirror, quindi se abbiamo un iPhone possiamo collegarlo, e anche Android Mirror. E adesso andiamo a collegare il nostro Samsung S23 e vediamo cosa succede. Quindi facciamo Android Mirror, Next. Lui dice di inquadrare questo codice QR, ma è già partito, eccolo qua.
Come vedete Samsung, in questo caso abbiamo un Samsung S23, parte Samsung DeX. Che cos'è Samsung DeX? È la possibilità di avere sullo schermo del vostro, se avete una TV, farlo diventare un computer praticamente, quindi gestire direttamente dal vostro cellulare diventa il vostro computer. Vedete come sono messe le icone a schermata di computer. Come si fa a risolvere questo problema qua? Andiamo sulla tendina delle icone, quelle abbreviate, e dove c'è scritto Samsung DeX lo disattivate. Eccoci qua. Quindi adesso noi abbiamo, vedete, lo schermo che io posso girarlo o dal mio cellulare o da qui e lui funziona perfettamente. Come se fosse qua il touch è direttamente sul telefono. Quindi voi potete abbandonare il vostro telefono dove volete in auto e qua potete far vedere come funziona. Se andiamo a vedere il YouTube, a meno che non ci siano, eccoci qua, noi possiamo vederlo. Cosa curiosa, prova a girarlo Lorenzo, qui abbiamo il mio vicino che vi dicevo che mi aiuta ed ecco, quando abbiamo girato lo schermo si è girato anche qui nella nostra, perfetto, e questo possiamo comandarlo sia da qua, magari proviamo a cercarmi me, così vediamo se va, allora, qui va proprio perfetto e dà una risposta molto veloce, perfettissimo. Andiamo a vedere l'ultimo video, così vediamo se funziona tutto quanto, ed è perfetto. C'era un tempo di reazione molto, non ha dei vuoti, molto bene. Qua possiamo ascoltare il nostro video direttamente in auto. Siamo fermi, stiamo ricaricando l'auto, volete fare una pausa, dovete aspettare qualcuno, potete vedervi i vostri video sul schermo più grande. È una funzione non da poco, diciamo. Bene, adesso proviamo a tornare alla home. Se adesso lo schermo noi lo giriamo, è perfetto. Eccoci qua signori, avete visto, facilissimo da utilizzare, basta avere il telefono giusto e l'auto giusta, quindi torno a ripetere, prima di acquistarlo, vi lascio il link in descrizione col codice sconto, prima di acquistarlo ricordatevi di controllare queste cose qua, che poi no ma non funziona perché avete visto il motivo. Mi sono dimenticato di dirvi, qui come vedete c'è un USB-C, perché se io collego il mio cavo ma voglio caricare un altro telefono posso collegarlo direttamente qua con un cavetto USB-C USB-C. Quindi io ringrazio Lorenzo, il mio vicino, che mi ha aiutato con il suo telefono. Adesso io glielo lascerò a lui perché voleva fare alcune prove per vedere se tutto funziona. Io credo di sì, però magari vi aggiornerò se ci sono delle novità e se ci sono delle funzioni in più che magari non ho detto in questo video qua. Commentate più che potete, chiedetemi, cercherò di risolvere i problemi e se possibile cercherò di fare qualcosa di meglio. Signori, grazie a tutti, vi lascio il link in descrizione, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti, ciao ciao!